Se fai video su YouTube devi usare un microfono, ma questo immagino tu lo sappia già. Ma che tipo di microfono devi scegliere? In questo video ti parlo di 4 tipologie di microfono diverse, parlandoti soprattutto dei pro e dei contro di ognuno di queste, in modo che tu possa prendere una decisione consapevole per ciò che è meglio per te nel tuo caso specifico. Come ti raccontavo nell'introduzione, questo video è rivolto a tutti quelli che fanno video su YouTube. Parlerò di 4 tipologie di microfono, evidenziando pregi e difetti di ognuno di queste, in modo tale che la decisione di acquisto e di utilizzo sia consapevole, perché ogni caso è diverso dall'altro, quindi non è detto che tutti debbano usare lo stesso microfono, perché probabilmente fanno video in modalità diversa, oppure hanno esigenze diverse, oppure la loro stanza, la stanza nella quale registrano i video, è diversa tra una e l'altra. Ho deciso però di escludere una determinata categoria di microfoni da questo video e te la mostro, è questa. E attenzione, in questo video non parlo di marche e di modelli, ma parlo di tipologie di microfono. Chiaro? Ok. Questo microfono qui, a prescindere che sia Shure, potrebbe essere Rode, potrebbe essere qualsiasi marca, non ci interessa, la sto escludendo perché sono microfoni più utilizzati per uno stile di video legato al video podcast. Invece qui mi voglio tenere genericamente sui video per YouTube. Ok, quindi però se cerchi informazioni su questi microfoni qui ne trovi veramente centinaia sul mio canale. Chiarito questo, faccio una premessa. Lo so, questa premessa probabilmente non ti piacerà, probabilmente sarà una premessa che avrai sentito molte volte sul mio canale, però è fondamentale. La prima cosa che devi fare ancora prima di scegliere il microfono è quella di trattare acusticamente la tua stanza. Hai visto? Ti suona noiosa. Perché? Perché non è una cosa bella da sfoggiare, ma è una cosa che devi fare che nessuno vedrà. In realtà la sentiranno tutti. Mi rendo conto, quando parlo di trattamento acustico, tutti dicono: oh mio Dio, chissà che investimento gigantesco economico devo fare. Cioè sì, ma no. Nel senso, ci sono dei video sul mio canale dove ti parlo anche di coperte da trasloco che costano pochi euro e hanno un senso, perché le puoi attaccare al muro, le puoi mettere su stand portaabiti in maniera anche temporanea, quindi non devi fare per forza fuori nei muri. Puoi usare dei cuscini, puoi usare delle coperte che già hai a casa, insomma, sicuramente non è la cosa più bella del mondo, ma ti assicuro che è una cosa che le persone si accorgeranno che stai utilizzando, perché la qualità audio dei tuoi video sarà molto migliore. Perché ti sto parlando di questo? Perché ci sono tantissimi studi, ma immagino tu lo sappia già perché ne ho parlato abbondantemente, tantissimi studi che dimostrano che se il video è di ottima qualità ma l'audio non altrettanto, le persone sono portate ad abbandonare quel video. Mentre se l'audio è di alta qualità e il video non tanto, le persone sono propense a continuare a guardare il video. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che anche nei video l'audio è la parte più importante. Chiarito tutto questo e fatto appunto queste doverose premesse che magari ti suoneranno noiose, ma ti assicuro che se non le accetti, se non le metti in pratica, puoi prendere qualsiasi microfono, tanto suonerà male uguale. Ok? Quindi lo sto dicendo nel tuo interesse, io non voglio venderti niente, semplicemente mi fa piacere se tu hai un suono migliore. Allora, iniziamo dalle 4 tipologie di microfono parlando di pro e contro. La prima tipologia di microfono che voglio mostrarti è questa tipologia di microfono shotgun. In realtà questo è un mini shotgun, però non ha importanza. Sono microfoni che, come quello che sto usando io in questo momento, vanno fuori dall'inquadratura. In questo momento il mio microfono è qui. Ok, quindi facciamo finta che lo metto fuori qui dall'inquadratura e io parlo normalmente. Il vantaggio qual è di questi microfoni shotgun? Il vantaggio è che sono fuori dall'inquadratura, quindi tu sei libero di gesticolare, di muoverti senza avere un qualcosa che impalla il tuo viso. Perché mentre questo tipo di microfono qua spesso si ha molto vicino alla bocca, no? Di lato, davanti, un po' sotto, un po' sopra che arriva così, insomma, impallano la visuale, nel senso c'è un altro oggetto tra te e la fotocamera, quindi tra te e l'occhio di chi ti guarda. Questi microfoni qui che vanno fuori dall'inquadratura sono molto discreti perché è come se non ce l'avessi, ok? Questo è il grande vantaggio. Un altro vantaggio è che questi microfoni suonano veramente bene, perché sono microfoni a condensatore e sono microfoni che ti restituiscono un audio quanto più naturale possibile. Hanno una capsula abbastanza grande per poter riprendere bene il tuo audio, la tua voce in questo caso, e quindi restituiscono un audio veramente di qualità. Però ci sono delle controindicazioni.
I microfoni shotgun hanno, e lo stai vedendo, sul loro lato, poi ogni microfono ha una zigrinatura, ha dei tagli diversi. Dicevo, questi tagli servono appunto a gestire il ritorno dell'audio, cioè immagina che, l'ho detto 1000 volte ma vale la pena ripeterlo, la mia voce in questo momento non va solo avanti, va in ogni direzione, va sopra, sotto, destra, sinistra, in alto, in basso, davanti, dietro, eccetera, eccetera. Questi qui, che vengono chiamati tubo di interferenza, in realtà servono a quando l'audio rientra, ok, serve a evitare che possa rientrare come interferenza all'interno della capsula e quindi che possano generare riverbero. E quindi tu mi dirai: Ale, ma questo è meraviglioso! Perché l'hai messo in un lato negativo? Perché quando la tua stanza non è trattata acusticamente, questi microfoni qui gli arriva nella parte laterale troppo ritorno, non riescono a gestirlo e il microfono va in controfase. E quindi hai un suono pessimo. Ok, senza entrare troppo nel dettaglio, hai un suono pessimo. Bene, quindi positivo è che hanno un'ottima qualità audio, sono fuori dall'inquadratura, ti permettono di gesticolare, di fare quello che vuoi, ti restituiscono un audio quanto più naturale possibile, ma se la tua stanza non è acusticamente trattata, questo microfono qui non è la scelta migliore. In realtà nessun microfono è la scelta migliore, te lo dirò per tutti i microfoni, ti faccio un piccolo spoiler, perché devi trattare acusticamente la tua stanza. Però voglio anche dirti una cosa che vale per tutti i microfoni. Oggi esistono dei plugin basati anche molto sull'intelligenza artificiale che riescono a eliminare non tutto, ma gran parte dei riverberi, dei ritorni, ok? Concentrandosi soprattutto sulla voce. Quindi utilizzali, ma se il ritorno, il riverbero è eccessivo, nessun plugin fa miracoli. Quindi quando lo utilizzi al massimo, una cosa è utilizzare un plugin di questo dal 10%, al 20%, al 30%, al 40%, una cosa è utilizzarlo al 90%, al 100%. Se lo utilizzi entro un range, io dico 40%, ma sto dicendo in maniera spannometrica, tutto sommato elimina i rumori, non tutti, ma non va a tagliare la tua voce. Quando lo utilizzi verso il 90%, il 100%, la tua voce non è più la tua voce, perché è vero, non si sente neanche un rumore, ma la tua voce viene tagliata nelle frequenze fondamentali. Quindi, fin quando c'è un minimo di riverbero, puoi usare questi microfoni e utilizzare questi plugin. Quando il riverbero è troppo, non c'è niente da fare, devi trattare acusticamente la tua stanza. Ma adesso passiamo al microfono numero 2. Il secondo tipo di microfono è il microfono lavalier, ok? Questo qui è molto molto piccolo, esistono di tutti i tipi. Questi microfoni vanno messi qui al colletto della camicia, della felpa. Io ho la barba, quindi per me è un problema, un grosso problema questo. Ma in linea di massima vanno messi qui o vanno messi, alcuni li preferiscono qui sullo sterno perché riescono a riprendere un suono più pieno. Ok, quindi molti, soprattutto se vuoi un suono più pieno, quindi anche un po' più scuro, perdonami se uso un po' impropriamente questo termine in questo caso, però questa è la posizione migliore. Altrimenti lo puoi mettere anche qui, il suono è diverso, come al solito fai delle prove, perché ognuno ha una voce diversa rispetto all'altra, quindi fai un test mettendolo qui e vedi come suona meglio. Tutti i microfoni lavalier hanno un pattern polare omnidirezionale, che cosa vuol dire? Che prende tutto intorno. Chiaro dove voglio arrivare, no? Quindi se la tua stanza non è acusticamente trattata, questo microfono è peggiore rispetto a questo. Perché mentre questo prende solo ciò che arriva davanti in maniera molto stretta, quindi il lato negativo è che se giri la testa già sei fuori, non riesci, o se ti sposti non riesci a riprendere l'audio in maniera perfetta, il suono non è pieno. Ok, io sto parlando in questo momento, ma se mi dovessi spostare qui probabilmente senti un audio diverso, oppure se mi giro senti un audio diverso. Proviamo anche ad andare in quest'altra direzione, probabilmente senti un audio diverso perché sono uscito fuori dalla zona in cui il microfono, zona molto stretta dalla quale riprende. Quindi questo è a 360, riprende qualsiasi cosa, questo invece è strettissimo davanti. Pro e contro di entrambi, dipende dalla tua situazione. I vantaggi di questo microfono sono che è piccolissimo, è invisibile. Io vesto di nero, se io mettessi questo qui, insomma in ogni non lo vedresti. Puoi anche metterlo sotto i vestiti, insomma ho fatto un video dove ti spiego come posizionare questo in maniera invisibile, addirittura mettendo il cappello in testa questo lo puoi mettere immediatamente dentro. Ho fatto un video anche su questo.
Insomma, lo puoi nascondere come meglio credi. Può entrare direttamente nella videocamera, cosa che ti sconsiglio, oppure entrare dentro un ricevitore di un qualsiasi microfono wireless, che ovviamente dove puoi inserire un jack TRS e ottenere un suono ancora più pulito. Ok, quindi a livello economico questo sicuramente costa un buon microfono lavalier, buono nel senso entry level ma decente, lo trovi intorno ai 70-80 euro. Questo qui decente lo trovo intorno ai 200 euro. Più o meno, 180 eccetera eccetera. Quindi a livello di costo è sicuramente molto diverso. Un'altra differenza è che mentre questo lo tieni addosso e se ti giri prende sempre nello stesso modo perché ha un pattern polare omnidirezionale, questo qui no. Quindi se tu sei una persona che gesticola, che si muove, che si agita, non so perché dovresti farlo, questo microfono è la scelta migliore e questo quella peggiore. Se sei fermo e hai il budget per potertelo permettere, questa è la scelta migliore perché è molto più stretto e ha ovviamente una capsula molto più grande rispetto a questa. E quindi riprende meglio la tua voce. Ma adesso passiamo al microfono numero 3. La terza tipologia di microfono è questa, ovvero i microfoni wireless. Ok? Benissimo, sono microfoni, questo pesa se non ricordo male 7 grammi, quindi proprio niente. E li puoi fissare al giubbotto, li puoi fissare alla t-shirt, li puoi fissare alla camicia, dove ti pare. E essendo così leggeri non ti portano giù la t-shirt, perché ricordi i primi microfoni della Rode, quelle scatolette quadrate, sono veramente molto pesanti, per cui d'estate con una t-shirt abbastanza leggera lo attacchi e ti viene giù tutto, quindi è veramente brutto. Questi con il magnete puoi fissarli dove ti pare, essendo super leggeri non succede niente. Questi microfoni wireless hanno un pattern polare omnidirezionale tutto intorno, come il microfono lavalier. Sono perfetti perché sono piccolissimi, quasi invisibili, e spesso viene venduto un kit da 2, costano veramente poco. Certo, ci sono di tutte le cifre, però questo qui nello specifico costa intorno ai 50 euro e suona veramente molto bene. Questi microfoni hanno un grosso vantaggio che è appunto la dimensione, il peso. Il suono non è affatto male, soprattutto se prendi quelli di qualità. E per microfono di qualità intendo soprattutto DJI, che lavora molto bene, e Hollyland. Ok, questi due brand sono i due brand che mi sento di consigliarti. Gli altri dipende molto dal modello. C'è anche Rode, per carità, che fa microfoni molto interessanti. Costano un po' più rispetto agli altri, ma dipende sempre da quello che devi fare. Però in linea di massima, tutto sommato, anche con 40, 45, 50 euro ti porti a casa dei microfoni che suonano bene. Quindi il pro è che sono piccolissimi, sono invisibili, li porti in tasca, quindi non hai bisogno di nulla. Registrano direttamente nella fotocamera, registrano sul tuo smartphone, registrano sul computer, registrano dove vuoi perché hanno i vari adattatori, quindi non hai bisogno di ulteriore attrezzatura. Lo svantaggio, come ti dicevo per il microfono lavalier, è che hanno un pattern polare omnidirezionale, quindi prendono tutto quello che c'è intorno. Hanno il grande vantaggio che se li metti qui e ti muovi, ti giri, ti agiti come vuoi, non si sente nulla. Per me lo svantaggio è che essendo piccolini, quindi dovendoli mettere, come ti ho detto, per il microfono lavalier, qui o qui, eccetera, eccetera, se li metto qui c'ho un problema perché ho la barba che struscia e si sente ed è bruttissimo. Però sono microfoni veramente molto 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 potenti ed è, diciamo, il presente sarà sempre più il futuro. Ma adesso passiamo alla quarta e ultima tipologia di microfono. Ok, la quarta tipologia di microfono è questa, ovvero microfoni che si montano sulla fotocamera. Sono microfoni molto piccoli, molto leggeri, in questo caso una batteria ricaricabile, ma ripeto, non ti parlo del modello specifico quanto della tipologia di prodotto. Sono i classici microfoni Rode, non voglio dire che li ha inventati Rode, però Rode li ha sviluppati tanto, ma li trovi di qualsiasi brand. Questo microfono va montato sulla fotocamera, quindi non si vede perché a quella distanza. Il problema qual è? È appunto la distanza. Perché è così distante che in una stanza non acusticamente trattata, dillo tu, ok, si sente tutto il reverbero, perché la regola base è che più il microfono è vicino, più si sente bene, più è lontano, più riprende anche l'ambiente. Se il tuo ambiente è super silenzioso, privo di eco, reverbero, eccetera, nessun problema. Se il tuo ambiente invece non è silenzioso, c'è eco, riverbero e chissà cos'altro, allora questa tipologia, come gli altri, non ha assolutamente senso. Se fai vlog, vai in giro e quindi la macchina fotografica è tutto sommato così vicino, lo metti su,
ok? E potrebbe avere un senso perché è più vicino alla bocca. Ma se lo metti alla fotocamera, la mia fotocamera in questo caso ha un braccio e una mano più o meno di distanza, non va bene. Non va bene perché riprende troppo l'ambiente. Tu mi puoi dire, Ale, ma al pari dei microfoni shotgun non lo posso mettere fuori dall'inquadratura? Sì, puoi farlo. Non è, diciamo, il loro caso d'uso principale, ma lo puoi fare comprando un cavo più grande, perché questi qua hanno un cavetto TRS che va, ecco, ok, qua c'è un forellino per il cavetto TRS che va montato nella fotocamera. Però sei liberissimo di far passare questo TRS direttamente nella scheda audio, direttamente nel computer o dove vuoi. O nel caso tu voglia montarlo fuori dall'inquadratura, ti serve semplicemente un cavo più lungo, un cavo prolunga più lungo, e lo puoi attaccare dove vuoi. Ovviamente il consiglio è sempre quello di non farlo passare nella videocamera, perché le videocamere, anche quelle più costose, hanno dei preamplificatori audio che non sono neanche lontanamente paragonabili a quelli di una scheda audio o di un registratore digitale o di un preamplificatore, eccetera, eccetera. Quindi ti consiglio sempre di evitare, a meno che non è l'unica soluzione possibile, di evitare di far passare i microfoni nella macchina fotografica. E tu mi potresti dire, Ale, e come faccio? Si chiama sincronizzazione audio-video. Tutti i software lo fanno in maniera automatica. Selezioni audio e video, clicchi un tastino e sincronizzano. Non devi fare cose assurde, non devi fare cose strane, ci vuole un secondo. Quindi non aver paura della difficoltà, perché è la cosa più semplice del mondo. Come faccio io? Lo ripeto ancora. Registro audio e video ovviamente nella fotocamera e registro l'audio separatamente. In questo momento la mia macchina fotografica sta registrando audio e video, ok? E c'è il microfono qui che non è collegato alla macchina fotografica, ma è collegato al mio Tascam Mixcast 4 che sta registrando sulla sua SD. Appena ho finito, appena premo stop qui e devo montare questo video, che cosa faccio? Prendo l'SD con audio e video della fotocamera e lo metto sul computer. Prendo la SD dal Tascam Mixcast 4 dove c'è soltanto l'audio. Prendo questi due file, ovviamente passo da Reaper dove mi pulisco l'audio, faccio tutto l'audio editing che voglio. Vado dentro il software, io uso Final Cut Pro ma potresti usare qualsiasi tipo di software, selezioni il file della macchina fotografica, audio e video, il file solo audio del registratore e gli dici sincronizza, e lui va a sostituire l'audio della macchina fotografica con l'audio che hai registrato e ottieni un suono migliore. Mi fermo perché ho fatto un video lunghissimo, spero che sia stato utile. Ripeto, in questo video ho parlato di tipologie di microfono, non di marche o modelli specifici. Se hai domande, dubbi, curiosità, commenta questo video e io come al solito ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille e noi ci vediamo prestissimo.